Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Aerinaz Organon Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa Aerinaz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aerinaz durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa Aerinaz? Aerinaz è un farmaco a base del principio attivo desloratadina più pseudoefedrina, appartenente alla categoria degli antiallergici e nello specifico simpaticomimetici. È commercializzato in Italia dall'azienda Organon Italia SRL. Aerinaz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Aerinaz 2,5 mg più 120 mg 10 compresse a rilascio modificato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Sharp & Dome BV. Concessionario: Organon Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: desloratadina più pseudoefedrina. Gruppo terapeutico: antiallergici. Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato. Indicazioni: Aerinaz è indicato in adulti e adolescenti di età uguale o superiore a 12 anni per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale accompagnata da congestione nasale. Posologia: la dose raccomandata di Aerinaz è di una compressa 2 volte al giorno. La dose e il periodo di trattamento raccomandati non devono essere superati. La durata del trattamento deve essere la più breve possibile e lo stesso non deve essere continuato dopo la scomparsa dei sintomi. È consigliabile limitare il trattamento a circa 10 giorni, poiché nelle somministrazioni croniche l'attività della pseudoefedrina solfato può diminuire. Dopo il miglioramento della congestione delle mucose delle alte vie respiratorie, il trattamento, se necessario, può essere continuato con desloratadina in monoterapia. Pazienti anziani: i pazienti di età uguale o superiore a 60 anni hanno più probabilità di sviluppare reazioni avverse ai medicinali ad attività simpaticomimetica come la pseudoefedrina solfato. La sicurezza e l'efficacia di Aerinaz non sono state stabilite in questa popolazione, ed i dati sono insufficienti per fornire adeguate raccomandazioni sulla dose. Pertanto Aerinaz deve essere usato con cautela nei pazienti di età superiore a 60 anni. Pazienti con compromissione renale o epatica. La sicurezza e l'efficacia di Aerinaz non sono state stabilite in pazienti con compromessa funzionalità renale o epatica, e non ci sono dati sufficienti per fornire adeguate raccomandazioni sulla dose. L'uso di Aerinaz non è consigliato in pazienti con compromessa funzionalità renale o epatica. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Aerinaz nei bambini al di sotto di 12 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Aerinaz non è raccomandato in bambini al di sotto dei 12 anni di età. Modo di somministrazione: uso orale. La compressa deve essere presa con un bicchiere pieno d'acqua e deve essere inghiottita per intero, senza schiacciarla, romperla o masticarla. La compressa può essere assunta con o senza il cibo. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, o ai medicinali adrenergici o alla loratadina. Poiché copyright Aerinaz contiene pseudoefedrina solfato, ha anche controindicato in pazienti in trattamento con inibitori delle monoaminoossidasi, MAO, o che hanno interrotto tale trattamento da meno di 2 settimane. Aerinaz è inoltre controindicato nei pazienti con glaucoma ad angolo stretto, ritenzione urinaria, malattie cardiovascolari quali malattie ischemiche, tachiaritmia e ipertensione severa, ipertiroidismo, storia di ictus emorragico o con fattori di rischio che possono aumentare il rischio di ictus emorragico.
CHA a causa dell'attività alfa-mimetica di pseudoefedrina solfato, in associazione con altri vasocostrittori quali bromocriptina, pergolide, lisuride, cabergolina, ergotamina, diidroergotamina o qualsiasi altro medicinale ad attività decongestionante nasale utilizzato sia per via orale che nasale, fenilpropanolamina, fenilefrina, efedrina, oximetazolina, nafazolina a euro. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti cardiovascolari e generali. I pazienti devono essere informati che il trattamento deve essere interrotto in caso di ipertensione, tachicardia, palpitazioni o aritmia cardiaca, nausea o qualsiasi altro segno neurologico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Aerinaz. Le seguenti terapie concomitanti non sono raccomandate. Digitale, vedere paragrafo 4, bromocriptina, cabergolina, lisuride, pergolide. Per il rischio di vasocostrizione e aumento della pressione sanguigna. Non sono stati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aerinaz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aerinaz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati, oppure sono limitati, meno di 300 casi di gravidanza, circa l'uso della combinazione di desloratadina più pseudoefedrina solfato in donne in gravidanza. Studi condotti sugli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Aerinaz non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti devono essere informati che la maggior parte delle persone non manifesta sonnolenza. Tuttavia, poiché vi è una variazione individuale nella risposta a tutti i medicinali, si raccomanda che i pazienti siano avvisati di non intraprendere attività che richiedano prontezza mentale, come guidare una macchina o usare macchinari, fino a quando non abbiano stabilito la propria risposta al medicinale. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. In studi clinici che hanno coinvolto 414 pazienti adulti, le reazioni avverse riportate con maggiore frequenza sono state insonnia, 8,9%, secchezza delle fauci, 7,2%, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. I sintomi da sovradosaggio sono prevalentemente di natura simpatico-mimetica. I sintomi possono variare da depressione dell'SMC, sedazione, apnea, diminuzione dell'attenzione mentale, cianosi, coma, collasso cardiovascolare, a stimolazione della SMC, insonnia, allucinazioni, tremori, convulsioni, con possibile esito fatale. Altri sintomi possono essere cefalea, ansia, difficoltà nella minzione, debolezza e tensione muscolare, euforia, eccitazione, insufficienza respiratoria, aritmia cardiaca, tachicardia, palpitazioni, sete, sudorazione, nausea, vomito, dolore precordiale, capogiri, tinnito, atassia, visione offuscata, ipertensione o ipotensione. Nei bambini, la stimolazione della SMCP atipica, rappresentata da una sintomatologia tipo atropina, secchezza delle fauci, pupille fisse e dilatate, rossore della pelle, ipertermia e sintomi gastrointestinali. Alcuni pazienti possono presentare psicosi tossica con fissazioni e allucinazioni. Gestione. In caso di sovradosaggio, deve essere immediatamente intrapreso un trattamento sintomatico e di supporto che deve essere mantenuto fino a quando è necessario. L'assorbimento della sostanza attiva rimasta nello stomaco può essere tentato attraverso la somministrazione di carbone attivo sospeso in acqua. Particolarmente nei bambini, può essere effettuata la lavanda gastrica con soluzione fisiologica salina. Negli adulti può essere usata acqua potabile. Prima della instillazione successiva deve essere rimossa il più possibile della quantità somministrata. La desloratadina non viene eliminata con l'emodialisi e non è noto se può essere eliminata con la dialisi peritoneale. Dopo il trattamento di emergenza, occorre continuare il monitoraggio medico del paziente. Il trattamento del sovradosaggio da pseudoefedrina solfato asintomatico e di supporto.
Gli stimolanti analettici non devono essere utilizzati. L'ipertensione può essere controllata con un agente bloccante adrenergico e la tachicardia con un beta bloccante. I barbiturici a breve durata d'azione, diazepam o paraldeide, possono essere somministrati per controllare le convulsioni. L'iperpiressia, specialmente nei bambini, potrebbe richiedere un trattamento con spugnature di acqua tiepida o con coperte per ipotermia. L'apnea trattata con l'assistenza respiratoria. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati nasali, decongestionanti nasali per uso sistemico, codice ATC. R01-52. Meccanismo d'azione. La desloratadina è un antagonista dell'istamina, non sedativo, a lunga durata d'azione e con attività antagonista, proprietà farmacocinetiche. Desloratadina più pseudoefedrina solfato. Assorbimento. In uno studio di farmacocinetica a dose singola condotto con arinazze, la concentrazione plasmatica di desloratadina può essere rilevata entro 30 minuti di somministrazione. Dati preclinici di sicurezza. Non sono stati eseguiti studi preclinici con arinazze. Comunque, i dati preclinici di desloratadina non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità, elenco degli eccipienti, strato blu a rilascio immediato, amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio edetato, acido citrico, acido stearico, colorante, lacca d'alluminio di indigotina E132. Strato bianco a rilascio ritardato. Ipromellosa 2208. Cellulosa. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.